Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia e benvenuti in questo nuovo video. Dopo lo speciale 100.000 iscritti e tutta l'hacker saga che vi ricordo che potete recuperare all'interno della playlist dedicata sul canale, torniamo con la nostra programmazione settimanale classica con tanto di horror, video sull'informatica, ma soprattutto su virus e sicurezza. Oggi andremo infatti a parlare di keylogging, ovvero quella tecnica con la quale è possibile salvare e memorizzare tutti i tasti premuti con la tastiera all'interno di un sistema. Questa tecnica non è utilizzata solamente a scopo malevolo dagli hacker, ma anche dai genitori che magari vogliono controllare un po' l'attività dei propri figli, ma anche all'interno delle aziende che vogliono un attimino verificare che i dipendenti facciano effettivamente il proprio lavoro e che non cerchino delle cose che non devono cercare durante l'orario lavorativo. Con il video di oggi vorrei dar vita ad una serie che va ad analizzare passo dopo passo tutti gli strumenti che ci consentiranno di capire un pochettino come funziona la sicurezza nel mondo dell'informatica. Parleremo infatti di penetration testing e di tutta una serie di tool che sono a disposizione in maniera completamente gratuita per gli utenti che vogliono informarsi soprattutto anche dal punto di vista della protezione del proprio sistema. Se anche tu sei interessato a questo mondo dell'informatica e sei curioso di capire effettivamente come un vero penetration test avviene al giorno d'oggi, ti invito in questo momento a lasciare un bel like e iscriverti a questo canale. Ci tengo a precisare che l'intera serie non avrà assolutamente uno scopo malevolo e avrà ovviamente uno scopo didattico ed educativo, anche per consentirvi di capire come difendervi e riconoscere se sul vostro computer sono installate queste minacce. Quindi ragazzi, non fate mai assolutamente del male a nessuno e cerchiamo di rendere la sicurezza informatica un argomento divertente, intrattenente, educativo e soprattutto appassionante per tutti. Perfetto, cerchiamo di capire come è strutturato un keylogger, come viene spiegato all'interno di un corso di sicurezza informatica e soprattutto come possiamo accorgerci della sua presenza e difenderci da uno di questi attacchi. Il keylogger più semplice del mondo utilizza le informazioni che gli utenti scrivono all'interno della propria tastiera come input. Una delle librerie di base che ci consente di fare questa cosa è proprio PyInput. Oltre a questa libreria serve un meccanismo che ci consenta di salvare le informazioni da qualche parte. Ad esempio, sul posto di lavoro questa roba viene mandata all'interno di un server e in futuro potrà essere controllata dai vostri controllori per verificare che sul posto di lavoro appunto voi facciate il vostro dovere. Molto banalmente su Python una delle librerie più semplici per fare questa cosa si chiama logging. Ai fini di questo test veramente semplice noi andremo a salvare tutto ciò che viene scritto sulla tastiera direttamente sul desktop. Però attenzione, perché quando uno di questi file viene scaricato, e poi parleremo anche di come potete backarvi questi virus da internet, la roba che scrivete non è che rimane sul vostro PC, ma viene solitamente inviata in un server dove c'è il vostro caro hacker che va a spiare le vostre informazioni. Ovviamente noi in questa serie proveremo tutto quanto in un ambiente controllato e locale, perché siamo dei professionisti, sappiamo ovviamente quello che stiamo facendo. Con queste righe infatti stiamo dicendo: guarda caro keylogger, io voglio che le informazioni relative a quello che viene scritto sulla tastiera del mio utente vengano salvate in un file chiamato dati.txt e ci mettiamo anche la data e l'ora di quando questo messaggio viene inviato sul computer. A questo punto definiamo due differenti funzioni che andranno a trasformare un pochettino in parole quello che viene scritto sulla tastiera e poi andiamo a fare un'azione chiamata listening che ci consente di rimanere in ascolto di tutti i tasti premuti dall'utente. Prima di eseguire lo script dobbiamo ovviamente installare la libreria PyInput. C'è la documentazione online, se volete verificarla cercate su internet, questo è il sito ufficiale di Python con tutte le librerie ed è un gran bel linguaggio perché la community lo supporta e lo aggiorna costantemente nel tempo. Lanciamo il comando con il nostro caro pip per installare il nostro PyInput, aspettiamo un attimo e ci vediamo tra qualche istante. Perfetto, installazione completata. Come vedete in questo momento il mio antivirus è completamente attivo, non ci sono assolutamente delle impostazioni disattivate o addirittura la protezione del cloud e tutto l'invio dei file d'esempio e la protezione anti-manomissione. Utilizzando l'estensione PYW per il nostro file, quello che succederà è che il nostro keylogger apparirà per una frazione di secondo sullo schermo per poi sparire istantaneamente. Il tutto sarà sufficiente per far allarmare il nostro antivirus
Windows e accorgersi che effettivamente un file del genere sta runnando sui nostri computer? Prima di testare il nostro script vi vorrei far notare che qui ho importato l'intera libreria pinput. È una cosa che solitamente non si fa, infatti ora la modifichiamo e andiamo a importare solo quello che ci serve per eseguire questo codice. Nello specifico ci servirà pinput.keyboard e dovremo importare key e listener. Direi che siamo pronti, salviamo il file e guardate che succede tra qualche istante appena premo salva. Non ho neanche fatto in tempo a premere sul pulsante salva che istantaneamente Windows Defender ha rilevato una minaccia all'interno del nostro sistema. Se verifichiamo infatti nella cronologia della protezione abbiamo una minaccia in quarantena che è un python keylogger.b. I file in quarantena si trovano in un'area con restrizioni, questo programma presenta comportamenti potenzialmente indesiderati. Quindi questa roba, ragazzi, fortunatamente il nostro antivirus è in grado di rilevarla e di cancellarla. Ma che succederebbe se disattivassimo il nostro antivirus o se non aggiornassimo il nostro Windows Defender con gli ultimi aggiornamenti di Microsoft? Andiamo nella protezione di virus e minacce, andiamo all'interno della protezione in tempo reale, disabilitiamo anche quella del cloud, l'invio dei file d'esempio e la protezione anti-manomissione. Vi ricordo, ragazzi, come sempre non fate mai questa roba, lasciatela fare a me a scopo didattico ed educativo, perché voglio mostrarvi che succede quando non vi proteggete. Questo è l'obiettivo di questa serie. Chiudiamo un attimo Windows Defender, abbiamo il nostro file che a questo punto è stato cancellato, vedete il file non esiste più, lo manteniamo aperto, copiamo tutto quanto e andiamo nuovamente a salvare il floppy disk. A questo punto apriamo un terminale, spostiamoci all'interno del nostro caro desktop, andiamo a navigare nella cartella test e andiamo ad eseguire subito il nostro script. Python-m keylogger.py. 3, 2, 1, andiamo! Come vedete la finestra del terminale è sparita istantaneamente, non abbiamo neanche avuto il tempo di visualizzarla sullo schermo e agli occhi di un ignaro utilizzatore non sembra esserci nulla che effettivamente gira sul suo computer. Ma dato che noi abbiamo scritto e ovviamente capito il codice, qui sopra vediamo che c'è il file dati.txt e se iniziamo a scrivere qualcosa all'interno della nostra tastiera, vedrete che la sua dimensione e soprattutto il suo contenuto inizierà ad aumentare. Andiamo in giro su YouTube e cerchiamo il canale di Enfire, diamo l'invio e che bel canale, potreste avere il gioco horror più costoso e raro di sempre. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale, fa dei video veramente interessanti e scriveremo, ad esempio sulla tastiera, wow, incredibile, punto esclamativo, spazio, control. Se noi andiamo a verificare all'interno della cartella e aggiorniamo, vedrete che all'interno di dati.txt sarà presente del testo. Doppio clic e guardate che cosa è stato in grado di fare il nostro script. Ha salvato non solo YouTube, io ho scritto Yut e poi ho premuto invio perché ho fatto l'autocompletamento, ma è anche riuscito a capire tutti i tasti come l'invio, il backspace, il CMD che io ho premuto durante la mia navigazione su internet. Qui, ragazzi, leggete info root perché in realtà ho tolto il debug perché dava dei problemi, ho cancellato il pezzettino di codice che c'era sulla destra perché data e ora si vede che non gli piacevano con questa versione di Python, oppure li avevo scritti male, non avevo voglia di risolverli. Però avete visto quanto è semplice scrivere un keylogger e quanto è efficiente il nostro sistema operativo Windows per accorgersi delle minacce che potrebbero comparirci davanti agli occhi tutti i giorni. Abbassiamo un attimo il nostro file, apriamo rapidamente il nostro gestione attività e andiamo a verificare qui in basso nella lista dei processi se c'è qualcosa, ma vi assicuro che ci sarà, che ha il nome keylogger.py. Questa cosa, ragazzi, vi è anche utile per capire se nel vostro sistema ci sono delle applicazioni che non riconoscete, quindi io ogni tanto un controllino qui dentro nella lista dei processi lo faccio. Ad esempio, questo processore dei comandi di Windows, aperta tonda, 2 chiusa tonda, con all'interno Python e prompt dei comandi python-m keylogger.py mi sembra abbastanza sospetto. Quindi vediamo che c'è un'applicazione malevola nel computer, tasto destro, andiamo a terminarla. Ragazzi, mi raccomando, non terminate dei processi che non sapete cosa sono, se non prima di aver fatto una ricerca su internet, perché a volte potete andare a terminare applicazioni che servono al vostro sistema per funzionare. Se c'è qualcosa che non conoscete, quindi informatevi,
in questo caso siamo abbastanza sicuri di quello che stiamo facendo, quindi terminiamo l'attività e cancellando il file dei dati vedrete che scrivendo magicamente il nostro computer smette di salvare queste informazioni. Come proteggersi da un keylogger e soprattutto come è possibile scaricare per sbaglio e installare un keylogger nel nostro computer. Per proteggersi ragazzi dovete sempre mantenere Windows Defender aggiornato. Per farlo andate all'interno di aggiornamento, verifica disponibilità degli aggiornamenti di Windows, che mi si è aperto ovviamente nell'altro schermo, ultimi aggiornamenti controllati oggi alle 12:26. Io spero che nelle ultime 5 ore non ci sia niente, ma in realtà ci sono degli aggiornamenti qualitativi che in questo momento io dovrei fare. Vabbè, non è un problema, chiudiamo, li farò assolutamente, vi prometto che li faccio appena finisco di registrarvi il video, e soprattutto parliamo anche di come potreste prendervi un keylogger. I keylogger possono essere nascosti letteralmente in qualsiasi cosa. Documenti di testo che sono dei TXT, ma in realtà vanno a creare dei processi in basso, in background, e non vi accorgete che state in realtà eseguendo un keylogger. Programmi.exe, programmi Python, letteralmente anche nei PDF possono nascondersi questi affari. Se installate ad esempio della roba non proprio legit sul vostro computer, non vi lamentate se tra un mese c'è qualcuno che ha i vostri dati del computer, carta di credito e tutto il resto, perché ragazzi le persone che mettono mano a quella roba non si sa mai che cosa potrebbero nascondere all'interno di file che voi eseguite dandogli i permessi di amministratore. Detto questo, Dani vi saluta, spero di avervi insegnato qualcosa in più su questa roba e soprattutto su come proteggervi da queste strane minacce. Se vi piace il video, se vi piace la serie, volete altri episodi con altri comandi e altri programmi che potenzialmente potrebbero danneggiare il vostro computer, ma io vi insegno a proteggervi capendo come agiscono sui vostri sistemi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento, come sempre, qui per un prossimo video. Ciao!